Buongiorno a tutti e bentornati qua su Quadrata. Dopo tutte le cene di Natale siete di nuovo qui con il mio canale dedicato al mondo della tecnologia per i curiosi e il più delle volte parliamo di open source perché chiaramente è l'unico metodo che abbiamo per poter ravanare dentro nelle soluzioni e capirle un po' meglio. Ma quest'oggi di nuovo parleremo di Zabbix perché d'altronde è la mia passione tra le tante e portiamo un tema che il più delle volte sembra banale, ma in moltissimi hanno sempre dei dubbi o delle perplessità su come monitorare delle macchine Windows, no? E Zabbix, come molti sapranno, è disponibile per i principali sistemi operativi, tra cui chiaramente tutta la gamma Windows Server 10, 11, 12, 13, eccetera. Come si fa a installarlo? E proprio qua voglio farvi vedere due soluzioni che una è un pochino più friendly, l'altra un pochino più da server oriented e vediamo insieme e le commentiamo. Quindi andiamo a vedere direttamente come si fa a scaricare intanto l'agente di Windows di Zabbix. Allora, andiamo sotto zabbix.com/download. Normalmente vedete questa pagina qua, download and install Zabbix. Questa pagina ci permette di installare principalmente lo Zabbix server, ok? Ma se notate, vedete che c'è Image Cloud, Container, Appliance, Source e Zabbix Agent. Noi clicchiamo su Zabbix Agent e magicamente vedete che abbiamo tutte le varie distribuzioni, sistemi operativi, Windows, Linux, eccetera. Scegliamo Windows, Any Version, AMD64 o il vecchio 386, ma lasciamo AMD64. Quale versione dell'agente vogliamo? Magari la 6.0. Usiamo comunque la versione che contiene le librerie di encryption, che non si sa mai, non guasta mai. E poi proviamo a vedere MSI, perché questa soluzione? Perché questa soluzione è quella più carina, che ci permette anche di avere un wizard, quindi una GUI grafica per procedere nell'installazione e poi ci dà anche degli altri benefici. Quindi scegliamo MSI e poi qua vedete che ci sono due download, uno Zabbix Agent e l'altro Zabbix Agent 2. Quindi la versione classic di Zabbix e poi la versione quella nuova fatta in Go, ok? Una fatta in C e quella nuova è fatta in Go. Scegliamo quella fatta in Go e a questo punto andiamo sulla mia macchina virtuale dove ho installato Windows, dato che io Windows non è che lo uso così tanto, ho dovuto installarmi una macchina virtuale, quindi io mi scarico il mio Zabbix Agent, ok, adesso l'avevo già scaricato ma lo riscarichiamo di nuovo, va bene, e all'interno della directory download avrò il mio Zabbix Agent copiato due volte, ne cancello uno perché altrimenti non si capisce più niente, ok. Vedete Zabbix Agent 2 versione 6.0.12, quindi l'ultima, Windows, AMD64, OpenSSL, MSI. Quindi se noi scarichiamo, otteniamo questo file, cosa possiamo fare? Beh, allora, sicuramente dobbiamo installarlo, giusto? Quindi se noi lo lanciamo, vedete che ci compare un bel wizard che ci guida all'installazione. Qua accettiamo i termini e le condizioni, poi vedete mi dice puoi installare lo Zabbix Agent Daemon, lo Zabbix Sender e lo Zabbix Get. Queste sono due utility che magari poi vedremo più avanti, ma sono due utility che potrebbero esservi utili, ve le lascio lì, non fanno mai male. Quindi andiamo avanti e poi ci chiede quale hostname vogliamo dare a questa macchina, qual è lo Zabbix server a cui inviare i dati, se parliamo di che cosa? Di Zabbix Agent Active o Passive, ok? Quindi facciamo finta che il mio server, facciamo finta, poi lo sarà veramente, è questo qua, quindi dato che adesso ho anche un po' di ricordo più, 10.10, 11.169 e chiaramente metterò la stessa cosa anche per qua, server o proxy for active check, ecco scusatemi, ho invertito, questo era per il passive e questo per active, quindi metto entrambi uguali, perché uno funge da CL e l'altro invece serve per inviare i dati,
Poi, se vogliamo abilitate le pre-shared key, quindi l'encryption, possiamo abilitarlo, ma lasciamolo semplice in questo momento e andiamo avanti. E qui installiamo. Chiaramente mi chiederà la password, io vabbè, sono amministratore, quindi vado avanti e abbiamo installato il nostro Zabbix Agent. Dove lo possiamo verificare? Tra i servizi di Windows, quindi qua sotto vedete che abbiamo il nostro Zabbix Agent installato. E questa è una delle possibilità che abbiamo. Quindi soprattutto perché dobbiamo scegliere attivo e passivo, lo vediamo a breve, ma questa è la soluzione di installazione più semplice che possiamo avere per lo Zabbix Agent sotto ambiente Windows, quindi molto guidata, con le finestrine, utilissima per chi ha 4-5 macchine e vuole installare lo Zabbix senza troppe complicazioni. Come lo facciamo a disinstallare? Semplice, rilanciamo lo stesso comando e a questo punto gli diciamo al posto di change noi facciamo remove, quindi andiamo a cancellarlo, ok, qualche permesso eccetera, e andiamo a disinstallarlo. E come potrete vedere qua non ci sarà più l'agente, tra i vari servizi che abbiamo non c'è più l'agente Zabbix, ok? Quindi è stato rimosso completamente. Perché? Perché adesso vi voglio far vedere l'altra modalità di installazione che secondo me è molto molto smart per gli ambienti un pochino più enterprise, ok? Quando avete bisogno di fare magari delle installazioni massive su un ambiente di 100-200 Windows Server, a questo punto magari avete bisogno di utilizzare un metodo che non richieda l'intervento manuale, ok? E quindi l'MSI di Zabbix può essere configurato in questo modo, quindi noi possiamo lanciare MSI exec con un insieme di parametri, quindi il nome del file da lanciare chiaramente, e poi dei parametri, quindi in questo caso io andrò a mettere il mio IP, perché devo mettere il mio IP del mio Zabbix server, 11.169, e poi questo è il nome dell'host, MyWin, chiamiamolo MyWinHost, ok? E lui in questo modo cosa andrà a fare? Andrà a installare, e lo vediamo subito, vedete, senza darci nessun feedback visivo, ma sotto sotto andrà a installare il nostro Zabbix Agent, come vedete qua, con i parametri corretti. Quindi se io vado a vedere sotto C programmi Zabbix Agent 2, vedrete che all'interno del file di configurazione lui avrà schiantato il server innanzitutto, vedete, in maniera corretta, e anche il nome host, quindi MyWinHost. Eccolo qua. Dove ce la inventiamo questi parametri? Questi parametri basta andarli a cercare all'interno della documentazione di Zabbix sotto la parte relativa all'installazione per Windows. Come vedete, qua c'è un insieme di parametri che possono essere eseguiti durante la fase di installazione. Vedete, server active, timeout, eccetera. C'è un bel po' di opzioni, ok? Che potete lanciare o in questo modo oppure appunto da command line direttamente in un'unica linea, come ho fatto io. Okay? Questo è molto comodo perché immaginate utilizzando appunto delle funzioni di group policy per il deploy automatizzato dei software su Windows, noi veramente andiamo a aggiornare o a installare lo Zabbix a manetta su 1000 macchine senza problemi. Ed è veramente molto utile questa funzione. Tra l'altro mi sono accorto che chiaramente ho sbagliato e nella mia installazione avevo dimenticato di configurare lo Zabbix Agent in modalità attiva. Quindi cosa facciamo? Andiamo di nuovo a zanzare via il nostro Zabbix, track remove, via, lo togliamo. Non ci sarebbe bisogno di fare questa cosa qua. Lo faccio solo per rifarvi vedere tutto il flusso con MSI, ok? Solo per completezza, perché qua, come abbiamo visto nella documentazione, c'è una direttiva che si chiama server active,
quindi io aggiungo in coda server active uguale 10.10 11.169 e così abbiamo il nostro agent configurato sia in modalità passiva che in modalità attiva verso quello specifico server, ok? Teoricamente dovrebbe aver finito, facciamo aggiorna, sì, il servizio è attivo, andiamo a vedere anche il file di configurazione se è stato aggiornato di conseguenza. Allora, server normale, ok, aggiornato. Vediamo server active, se è anche stato aggiornato, perfetto. E anche il nome host è corretto, perfetto. Ok, perfetto. Siamo riusciti a installarlo. Ok, qual è la differenza principale tra server attivo scusate, Zabbix Agent Active e Passive? Allora, è un discorso lungo, la faccio molto breve e abbiamo qua una descrizione sotto zabbix.com/zabbixagent, una descrizione molto sbrigativa. La modalità passiva è sostanzialmente quando è lo Zabbix server che chiede allo Zabbix agent i singoli check, ok? Le singole metriche. Quindi qua per esempio ho configurato una metrica che si chiama CPU load e lo Zabbix server va a chiedere alla gente mi dai la tua CPU load e la gente risponde con il relativo valore. Okay? Quindi se avessimo, e questa è la grande differenza, tra l'altro, se avessimo 100 metriche configurate su quell'agente, noi avremo 100 richieste che lo Zabbix server andrà a fare verso quello specifico agente. Quindi immaginate quanto sia efficiente questo metodo. Non è il massimo, ok? Quindi tra una soluzione e l'altra sicuramente questa modalità passiva, quindi polling verso l'agente, non è delle migliori. La modalità invece attiva è quella in cui l'agente si presenta allo Zabbix server e come si presenta? Passandogli quello che noi abbiamo definito host name. Quindi nel mio caso è mywinhost. Lo Zabbix vede che noi ci chiamiamo in questo modo e va a cercare quali sono i check da eseguire per quell'host specifico. A questo punto gli prende tutti gli item e gliele passa alla gente, gli dice guarda tu devi controllare questi item qua. Quindi la gente si prende in pancia questi item, la gente inizia a elaborarli e ogni X tempo andrà a spedirli in maniera massiva verso lo Zabbix server. Massiva dipende qual è l'update interval degli item che abbiamo configurato, ok? Ma lui cercherà di aggregarli il più possibile per poi spedirli verso lo Zabbix server in un'unica transazione, quindi un unico pacchettone verso lo Zabbix server. Immaginate questo per tanti migliaia di server che quanto è molto più efficiente rispetto alla modalità passiva, che a questo punto tutto il lavoro viene fatto dalla gente rispetto che farlo dallo Zabbix server in modalità di polling, ok? Continuo polling verso queste macchine. Quindi normalmente io preferisco la modalità attiva per tante ragioni, ok? Quindi se dovete scegliere, prediligete la modalità attiva. Detto ciò, qual è l'ultimo step da fare? È chiaramente configurare, no, il nostro host all'interno del nostro Zabbix server per poter ricevere queste metriche dalla mia macchina Windows. Quindi noi dovremo aggiungere questo host che si chiama mywinhost. Chiaramente dovremo assegnare un template, in questo caso assegniamo il template Windows by Zabbix Agent modalità attiva e poi mettiamolo dentro in un gruppo che potrebbe essere myhost, ok? Chiaramente dobbiamo, in questo caso se vogliamo usare la sola modalità attiva, l'interfaccia Zabbix Agent potrebbe non essere, anzi non è indispensabile, ok? Potrebbe esservi utile per fare altri check, magari per fare un ping, quindi un simple check,
ma di base non è utile per i check di tipo attivo. E a questo punto aggiungiamo il nostro host, ok? Fatto ciò, che cosa dobbiamo fare? Chiaramente dobbiamo aspettare che lo Zabbix server, perché questa è la versione 6.0, quindi una versione LTS, che la configuration cache possa rialimentare il funzionamento del nostro Zabbix server. Quindi dobbiamo attendere che questo processo di refresh dal DB di Zabbix allo Zabbix server avvenga. Normalmente avviene ogni minuto, quindi di default è così, oppure dobbiamo forzarla a mano. Noi proviamo ad attendere, nel frattempo andiamo a vedere se effettivamente sta arrivando qualcosa, quindi monitoring latest data, vado su my win host, quindi host qui, vado a filtrare e vedete che abbiamo gli item ma non c'è nessun tipo di valore, ok? A questo punto provo, faccio una cosa brutale, non si dovrebbe mai fare, non è utile, ma provo a fare una cosa, riavviamo l'agente, così il processo di invio delle metriche verso questo agente viene forzato dalla ripartenza dell'agente, quindi facciamo interrompi e riavviamo il nostro agente, quindi a questo punto si ripresenterà allo Zabbix server e a questo punto dovrebbe iniziare a collezionare qualcosa. Questo è almeno... Ah, eccolo qua. Ecco qua, scusate, ricondivido. Ecco, vedete che stanno arrivando? Memoria totale, qua, vabbè, memoria utilizzata, l'uptime, eccetera. E adesso pian piano questa pagina inizierà a riempirsi di dati, ok? Quindi pian piano che gli item arriveranno, inizieremo a visualizzare. Quindi questo è il processo, direi che è abbastanza semplice, vi ho dato un'infarinatura molto 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 veloce, magari andremo ad approfondire altri aspetti di monitoraggio sull'ambiente Windows, ditemelo magari nella descrizione perché veramente ci possono essere tantissime altre cose da fare su ambiente Windows, ci sono tanti item specializzati per l'ambiente Windows, quindi magari facciamo un focus dedicato, ma per oggi è tutto. Io vi ringrazio per aver visto anche questo video, inizio a farvi gli auguri di buon anno in anticipo perché ci vedremo la prossima settimana che sarà ormai in gennaio, ma commentate il video se vi è piaciuto. Ricordatevi di iscrivervi a Zabbix Italia su Telegram, siamo veramente in tanti, ci mancate solo voi e ci vediamo alla prossima puntata. Un salutone da Dimitri e alla prossima volta. Ciao a tutti.